Sapreste dirmi il titolo di una composizione che abbinate istintivamente all'arpa? No? Forse posso darvi una mano, anzi due. La melodia l'avete riconosciuta? Probabilmente molti di voi pensano all'intervallo della RAI. Allora sì, sì e no, perché il titolo è La toccata di Domenico Paradisi. Sì, perché era una delle melodie che facevano parte di quella colonna sonora dell'intervallo della RAI. Faccio un inciso per chi al termine intervallo della RAI può farsi delle domande, specialmente se è parecchio giovane, se ha pochi decenni sulle spalle. All'inizio, intorno agli anni 70, forse è il periodo molto frequente di questi intervalli, la RAI poteva avere dei buchi tra un programma e l'altro, cioè di collegamento, come momento di collegamento utilizzava delle immagini dell'Italia dove la colonna sonora aveva l'arpa come protagonista ed era una colonna sonora dove avevamo questa melodia, quindi la toccata di Paradisi, ma anche altre due melodie, la sarabanda di Couperin e la passacaglia di Handel. E ormai questi sono diventati l'intervallo della RAI ed è forse l'unica melodia che istintivamente uno può ricordarsi e abbinare facilmente all'arpa. Questo ci può far riflettere. L'arpa è uno strumento conosciuto, ma è conosciuto più visivamente, esteticamente, più che da un punto di vista di conoscenza proprio dello strumento, della sua tecnica, magari della sua struttura e della sua letteratura. Vediamo, magari di completare un po' di questa conoscenza insieme. Partiamo dalle origini. Sapete che si fa risalire l'origine di questo strumento all'arco e dà sicuramente senso. La freccia che scocca, la corda che vibra, produce un suono. Allora, se all'arco aggiungo altre corde di lunghezza diversa, producono altezze diverse ed ecco che posso avere il prototipo di questo strumento. Logico. Poi entriamo nella storia. Quindi quando abbiamo dei documenti che comprovano, possiamo parlare di storia di questo strumento e sappiamo che tante civiltà antiche hanno utilizzato questo strumento. Prendiamo due punti di riferimento noi in questo nostro incontro. L'antico Egitto, perché lì proprio abbiamo quello che vediamo adesso come strumento ed è lo strumento di cui noi oggi parleremo abbondantemente. L'altra, l'arpa a leve, oggi rimane leggermente defilata. Noi parleremo proprio dell'arpa da orchestra, quella a pedali, ma ne parliamo dopo dei pedali. Quindi stiamo parlando della storia. L'antico Egitto abbiamo proprio l'antenato di questo strumento. Abbiamo già uno strumento di notevoli dimensioni, appoggiato per terra, con un telaio triangolare più o meno, quindi insomma rivediamo molto di questo strumento. L'altro polo per la storia antica a cui mi riferisco è più legato all'antica Grecia e alla civiltà romana. E anche quello lo abbiamo piuttosto presente, però stiamo parlando più di una cugina di quest'arpa, lo strumento più portatile, avete presente, stiamo parlando della cetra e della lira, ovviamente, quello strumento sempre a corde pizzicate, corde sospese, però più piccolo e trasportabile rispetto a questo. Se ci pensate bene, la cetra e la lira sono molto
presenti nella nostra storia, nella nostra cultura, proprio per ovvie ragioni. Mm, Può capitare anche a voi. A me è capitato, ad esempio, di vedere persone che se mi incontrano e sanno che suono l'arpa mi dicono: Ah, ma tu suoni l'arpa? Il gesto istintivo è quello di suonare o una cetra o una lira, non l'arpa. Perché sì, specialmente se uno ha fatto studi classici, questa cosa poi rimane abbastanza nelle nostre corde. Allora, la storia prosegue, non sarà proprio così veloce, è uno strumento che ha avuto la sua evoluzione, nel Seicento ad esempio è entrato in orchestra, quindi una tappa importante. Abbiamo poi anche alcuni grandi musicisti che dedicano composizioni a questo strumento, ve ne cito solo due, Handel e Mozart, per darvi un'indicazione. Ma il periodo d'oro importante è l'Ottocento. È un periodo d'oro perché abbiamo la trasformazione fondamentale, tecnicamente, meccanicamente, di questo strumento che permetterà poi all'arpa di poter fare praticamente tutto, cosa che prima non poteva. Per cercare di darvi un'idea chiara, magari un po' semplificando, però forse può rendervi l'idea, fino al 700-800, insomma, fino a una buona parte della sua storia, si è sempre ricercato la possibilità di far fare all'arpa anche le alterazioni. Perché io posso avere tutte le corde che voglio, la quantità di corde che voglio, ma se sono fisse, se posso io accordarle come voglio, ma non posso poi modificarle mentre suono. Spiego meglio e ribadisco, facciamola semplice. Fino a un po' della sua storia, l'arpa aveva le corde che producevano solo praticamente i tasti bianchi del pianoforte. Non aveva i tasti neri, non aveva le alterazioni. Se vi serve, se le alterazioni sono un punto debole, potete sempre rivedervi magari i video riguardo a accidenti o alterazioni. Nell'Ottocento abbiamo finalmente la modifica definitiva, quella che fondamentalmente è ancora lì, presente, cioè grazie a un costruttore di arpe, Erhard, abbiamo l'inserimento e la definizione dei pedali a doppio movimento. Voi ovviamente sapete che l'arpa ha i pedali. Allora, vi faccio vedere un particolare, così avete l'immagine dei pedali. Quello che vedete adesso è il punto di visione come se voi foste seduti per suonare l'arpa. Non ve la siete ancora tirata sulla spalla destra e quindi guardate in basso e vedete i pedali come sono posizionati. I pedali, come vedete, ne avete 3 comandati quindi dal piede sinistro e 4 alla vostra destra per il piede destro. 7 sono i pedali, ovviamente sono 7 perché ogni pedale comanda è una delle 7 note della scala, do, re, mi, fa, sol, la, si. Attenzione, ogni pedale comanda una nota, ma non comanda una corda, comanda tutte le corde con quel nome. Quindi, riguardate sempre, ve la tengo lì così avete la possibilità di vederla sempre. Con il piede sinistro, dal centro verso l'esterno, procediamo in questo modo, avete il pedale del Si, del Do e del Re. Alla vostra destra, stessa procedura, Mi, Fa, So e La. Con questa pedaliera io ho la possibilità adesso di fare, sempre riferendoci all'esempio di prima, tutte le possibilità di alterazioni che voglio, sia fisse che ovviamente momentanee. Quindi posso fare modulazioni, posso cambiare cromatismi in corso d'opera oppure ovviamente impostare l'arpa in modo che possa suonare qualunque tonalità. Ed è la cosa fondamentale. Adesso vi faccio vedere ancora per capire meglio come intervengono questi pedali sull'arpa. Vi ho detto, Erhard interviene con la modifica del doppio movimento. Prima esempi e prototipi ce ne sono stati di vario tipo, non mi dilungo su questo, ma entriamo su quello che
è l'attualità poi alla fine. Un particolare vi faccio vedere, la sezione dei 3 pedali, quelli a sinistra, però in maniera, li vedete proprio centrali davanti a voi, in modo che il meccanismo sia chiaro. I pedali comandano la lunghezza della corda. Attraverso dei tiranti nella colonna vanno a muovere delle rotelline che sono nel modiglione. Il modiglione è quella S in alto all'arpa. Allora, voi vedete questi 3 pedali che sono in posizione cosiddetta di riposo, tutti in alto. Quando sono in questa posizione, i pedali, le corde sono libere. Cioè, se io pizzico la corda, tutta la sua lunghezza vibra e quindi la sua intonazione è I bemolle. Se io, e adesso guardate l'immagine, guardate il pedale centrale, posiziono il pedale nella prima tacca, si sposta una delle rotelline di quelle corde comandate da quel pedale, la prima rotellina che mi accorcia la corda, accorciandola lei si alza di un semitono e ottengo la nota da bemolle a B quadro. Se posiziono il pedale nell'ultima tacca, quella più in basso, seconda rotellina che interviene, si accorcia di un altro e quindi si alza l'intonazione di un altro semitono, quindi in alto bemolle, in mezzo B quadro, in basso diesis. Ecco fatto. Grazie a questo intervento abbiamo tutte le possibilità. I pedali sono gioie e dolori. Allora, gioie, come abbiamo detto, la possibilità di fare tutto quello che si vuole e anche, forse uno dei grossi vantaggi è se ho un brano con in chiave quanti bemolli o diesis non ha importanza, io imposto la pedaliera, facciamo un esempio, devo suonare un brano in Fa maggiore? Fa maggiore vuol dire che tutti i Si devono essere suonati i bemolli. Metto tutti i pedali, tranne quello del Si, nella posizione in mezzo, quindi nella posizione B quadro, il Si lo tengo in alto e poi io del Si bemolle me ne posso anche dimenticare. I problemi intervengono se ho tante alterazioni in corso di esecuzione, perché, insomma, per dirla in maniera chiara, è un grosso vantaggio, ma muovere tanti pedali in velocità si può fare, ma fino a un certo punto. Una scala cromatica è un problema per l'arpa. E anche passaggi cromatici molto rapidi e veloci possono creare degli effetti sgradevoli. Se le corde stanno vibrando perché sono sospese, io le pizzico e queste vibrano e sposto i pedali senza aver smorzato, quindi stoppato la vibrazione, posso creare un effetto di spostamento mentre muovo il pedale che se sto suonando musica jazz può essere perfetto, ma se sto suonando Handel molto meno. Quindi determinate cose, passaggi cromatici veloci non sono proprio la cosa più facile e abbinata all'arpa. Allora, questo è quindi il passaggio fondamentale, il passaggio tecnico, meccanico e tecnico fondamentale, l'innovazione, e porterà l'Ottocento ovviamente il momento di massima espansione ed esplosione per la letteratura e per la musica per arpa. Parliamo quindi di effetti tipici dell'arpa. Ad esempio, cosa ci aspettiamo come effetto tipico? Io direi che questo. Cosa c'è di più tipico di un arpeggio per l'arpa? 2 arpeggi, l'arpeggio è l'esecuzione delle note di un accordo in rapida successione. Altro effetto molto tipico e molto utilizzato, che vedremo anche dopo, in un altro esempio, ma anche adesso ovviamente parlando degli effetti tipici, gli armonici. Allora, gli armonici sono un discorso musicale teorico molto importante, qui facciamo proprio un accenno per capire. Un suono a noi arriva come suono primario, quindi un suono fondamentale. Noi sentiamo un Do, ma quel Do non è solo quella nota pulita punto e stop. È formata da tanti suoni secondari, più acuti, che ne compongono la qualità, che ne fanno proprio la sua forma. Ma al nostro orecchio arriva il Do.
con gli strumenti a corda e con l'arpa, ovviamente, una tecnica particolare può permettere di tirar fuori alcuni di questi suoni armonici. Il più tipico è quello dell'ottava superiore, cioè se io intervengo a interrompere fisicamente proprio la corda, la vibrazione, e vado a pizzicare il pezzo restante, ottengo l'intonazione di quella nota all'ottava superiore. Vediamo anche questo esempio di questi effetti tipici, vediamoci e ascoltiamo gli armonici sia con la destra che con la sinistra. Avete visto, prima la sinistra e poi la destra, hanno due tecniche diverse, ma l'effetto è un suono un pochino più attutito ma penetrante, molto utilizzato. Altro effetto tipico, ma proprio tipico, il glissé. Scivolata rapida, tipico, proprio tipico dell'arpa. Nell'Ottocento abbiamo tanti di questi effetti, ma tanta musica. Allora, vi faccio sentire un esempio anche di quello che uno si aspetta dalla musica per arpa dell'Ottocento. Vi faccio sentire un frammentino di un pezzo di Godefroy. Questo, come ribadisco e ridico ulteriormente, è ciò che uno si aspetta, il classico dell'arpa. Ma l'arpa è anche altro. Dal Novecento, secolo musicalmente di innovazione, di sperimentazione, abbiamo sia per la musica classica contemporanea, che ovviamente darà all'arpa anche delle ricerche di timbriche diverse, suonare con le unghie, insomma avere percuotere la cassa all'interno dei pezzi cosiddetti classici. Ma abbiamo anche altri settori che si sono aperti per questo strumento, che magari non conosciamo o che non pensiamo possano essere adatti, ma lo sono a questo strumento. Ad esempio, un musicista poliedrico, polistrumentista, più o meno negli anni '80 è diventato piuttosto conosciuto ed era all'epoca proprio abbinato solo esclusivamente alla musica, solo esclusivamente, poi le sue ricerche erano molteplici, alla musica New Age. E, essendo arpista, ha utilizzato, e utilizza ancora tutt'oggi, l'arpa all'interno di questi generi musicali molto di atmosfera, particolari, che ben si legano a questo strumento. La cosa che è importante da mettere in evidenza è che l'intervento dell'elettricità, cioè creare lo strumento elettroacustico, è stato fondamentale. Quindi adesso vediamo insieme e ascoltiamo un pezzetto di una canzone, The Woman and the Stone, di Andreas Vollenweider, che è l'artista di cui vi parlavo. Guardate anche la parte iniziale con attenzione, che troverete uno degli effetti tipici di cui abbiamo parlato prima. Timbrica diversa, sonorità, ovviamente lo strumento elettroacustico ha una timbrica diversa. Vi siete accorti di quale effetto parlavo, ovviamente? Suoni armonici? Ok. Altro genere musicale,
che magari non tutti si aspettano da questo strumento, il jazz. Allora, lo abbiamo accennato per un discorso dei pedali, se ve lo ricordate precedentemente. Adesso, grazie a questo artista e arpista, Ben Creighton Griffiths, abbiamo la possibilità di vedere un'eccellente versione, vedere, sentire e ascoltare un'eccellente versione di Night in Tunisia, pezzo di Dizzy Gillespie, eseguito all'arpa solista. Vi lascerò anche dei link di riferimento a questo artista se vi interessa conoscere di più della sua musica, anche un gruppo con cui fa anche sperimentazione ulteriore con l'arpa. Quindi, se vi può interessare, troverete dei punti di riferimento per ampliare la vostra conoscenza di Ben Creighton Griffiths. Allora, abbiamo fatto un po' di conoscenza probabilmente in più di quella che normalmente si ha di questo strumento. Finirei il nostro incontro rispondendo a un po' di domande, diciamo che sono domande frequenti che mi sono state poste, che possono essere anche le vostre curiosità, magari non tutte, se ve ne rimane qualcuna che io non soddisfo, ovviamente potete sempre chiedere. Ad esempio, quanto pesa un'arpa? Possiamo dire una quarantina di chili, dipende dai modelli, però sui 40 kg possiamo rimanerci all'interno. Quante corde ha l'arpa? 47, stiamo sempre parlando dell'arpa da orchestra. Perché sono colorate? Per dare dei punti di riferimento, perché sono 47 corde, la cordiera qui posta in questa visione può creare qualche difficoltà, quindi tutti i do sono rossi, tutti i fa sono scuri. Di che materiale sono fatte le corde? Parliamo, e ribadisco ulteriormente, dell'arpa a pedali, e abbiamo le corde che producono i suoni più acuti, il nylon, le corde centrali budello e le corde con il suono più grave, il metallo. Spesso e volentieri le domande sono di tipo monetario, il quanto costa. Magari inizialmente mi chiedono quanto costa una corda, non tante volte, però magari la curiosità l'avete. Le corde costano dai 4 ai 40 euro. È ovvio che la differenza di peso la fa il materiale. Le corde più costose e quelle che si rompono anche più frequentemente sono quelle di budello, quindi costose doppiamente. A seconda dello spessore poi del budello costano di più, quindi insomma arriviamo a quei 40 euro che vi ho detto. Anche il metallo è costoso sui 30 euro, però è difficile che si rompa, quindi viene ammortizzato nel tempo. L'altra e ultima domanda a cui do questa risposta in questo momento è: quanto costa un'arpa? Ed è forse la domanda più frequente che mi è stata posta. L'arpa è uno strumento costoso, tanti strumenti sono costosi. A tutt'oggi, rispetto a quando ho iniziato io, c'è una cosa importante, a tutt'oggi c'è una conoscenza dell'arpa a leve e un utilizzo di questo strumento molto più diffuso. Io sto parlando quando ho iniziato io, quando a 10 anni ho iniziato a studiare, eravamo agli inizi degli anni 70 e non c'era questa conoscenza e quest'uso così frequente dell'arpa a leve.
e quindi all'inizio era un andare e venire per andare a studiare in conservatorio, perché prima di decidere di comprare uno strumento così costoso bisognava un po' essere sicuri, insomma, all'interno di un bilancio familiare incide. Oggi con questo utilizzo dell'arpa a leve e con il costo ridotto è una cosa un pochino più abbordabile, però alla fine bisogna sempre comprarla se uno vuole suonare l'arpa a pedali. E quindi arrivando al concetto di quanto costa, vi do un limite minimo e massimo dove all'interno potete trovare la vostra arpa, che è tra i 15.000 e i 50.000 euro. È ovvio che non sono limiti vincolanti, potete uscire da tutti e due gli ambiti, da tutti e due i limiti, però all'interno di questo sicuramente potete trovare la vostra arpa da concerto. Alla prossima!